Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Come state? Spero proprio tutto bene. Oggi voglio rifare il video su dove mi formo perché credo che sia molto importante che le persone capiscano veramente l'opportunità che c'è. Ora partiremo anche dalle basi di come funziona il Forex, eccetera, in modo tale che anche chi, bene o male, non ne sa nulla, non si perde quello che è poi il contenuto dell'Accademia. Ora, senza perdere altro tempo, andiamo subito su grafico. Iniziamo già un po' a spiegare le basi del Forex. Come funziona il Forex? Il Forex significa foreign exchange, quindi scambio di valute straniere. Quali possono essere l'euro, il dollaro, la sterlina, lo yen giapponese, il dollaro canadese, il dollaro australiano, avete capito. E come si può fare soldi all'interno del mercato del Forex? Partiamo da un esempio che è un esempio di tutti i giorni. Voi mettete caso che durante queste vacanze volete andare in America. New York, bella città con dentro qualsiasi cosa. E decidete di andare là con 500 euro. Ovviamente, se andate là con gli euro, vi guardano in faccia e vi dicono che cosa ci dobbiamo fare. Ovviamente dovete trasformarli in dollari. Mettiamo caso anche che il tasso di scambio sia sull'1,4, quindi per ogni euro vi danno 1,40 dollari. Cosa avrete in mano? 700 dollari. Ora, il potere d'acquisto è lo stesso, non è che siccome avete 700 dollari avete più soldi, assolutamente no. Ora mettiamo caso che voi quei 700 dollari per qualsiasi motivo avete un parente molto generoso là, avete tutto all inclusive, avevate pagato prima, qualsiasi cosa, non li spendete. Cosa succede nel momento in cui tornate in Italia? Ovviamente dovete ricambiare i soldi, ovviamente. E siccome il mercato oscilla, fa su e giù, siccome abbiamo visto che ormai l'euro e il dollaro sono praticamente la stessa cosa come valore, mettiamo caso che sia sceso questo valore e vuol dire che noi adesso per ogni euro abbiamo 1,30 dollari. Tornerete a casa con ben 538 euro. E voi vi chiederete, ma scusami, c'è qualcosa di strano, è impossibile che io sia andato a guadagnare. Invece sì. Perché? Perché è come funziona il Forex. Ovviamente c'è anche una fase di perdita, perché nel momento in cui il tasso di scambio dovesse non scendere ma salire, noi andremmo a perdere dei soldi e torneremmo in Italia con circa 466 euro. Quindi non bisogna per forza pensare che ci sia un guadagno sempre, ci sono logicamente anche le perdite, come qualsiasi altro settore. Ora, qual è la differenza tra la situazione normale e la situazione digitale? Semplicemente che noi non dobbiamo andare nel negozietto con il cash, con il contante, dargli il contante e prelevare il contante della valuta straniera. E soprattutto, noi non dobbiamo possedere quel denaro. Come funziona? Noi mettiamo caso, carichiamo 100 euro sul nostro broker e possiamo già iniziare a investire. Il mercato fa questi movimenti sempre. Noi cosa facciamo? Noi andiamo ad analizzare quello che è il trend. Perché? Perché esistono due tipi di trend rialzista o trend ribassista. Cosa si intende per trend rialzista e trend ribassista? Si intende trend rialzista un susseguirsi di massimi e minimi, che questi sono i minimi e questi sono i massimi, sempre più alti. Un trend ribassista ovviamente sarà al contrario, quindi massimi e minimi sempre inferiori, dove i minimi sono sempre questi, i massimi sono sempre questi e come vedete vanno verso il basso. Noi possiamo fare soldi sia quando il mercato è in salita, sia quando il mercato è in discesa. Perché? Perché noi non dobbiamo possedere la valuta, noi non dobbiamo possedere del cash. Essenzialmente il nostro broker immette, diciamo così, il suo cash all'interno del mercato finanziario
per darci la possibilità di guadagnare sia con posizioni di rialzo, quindi la parte grigia è la parte di profitto, sia in posizioni di ribasso. Ecco qua. Opla, opla. Idealmente noi cosa dovremmo fare? Dovremmo comprare il più basso possibile e vendere il più alto possibile. E adesso vi spiegherò il motivo. Perché? Perché abbiamo due strumenti fantastici, diciamo tre strumenti fantastici che ci possono dare una mano per limitare le perdite o per azzerarle. Cosa significa? Noi quando apriamo un'operazione, noi immettiamo dei soldi nel mercato e abbiamo un livello di entrata nel mercato che può essere, facciamo $1 e 0,5. Facciamo finta che noi entriamo in euro-dollaro a 1,05 e mettiamo un'operazione buy. Ok, quindi la freccia verso l'alto è un'operazione buy. Ovviamente non è perché siccome sei entrato te a mercato a 1,05 allora il mercato dice ah ok scusami è entrato Pinco Pallino, dobbiamo andare a rialzo. Purtroppo non funziona così per esperienza personale. Quindi se dovesse andare verso l'alto, fantastico. Ma se dovesse andare verso il basso e non fare quello che ci aspettavamo facesse, abbiamo questo strumento chiamato stop loss. Stop loss, che significa, diciamo, fermare le perdite. Cosa significa? Riprendiamo il nostro strumento. Abbiamo detto che la parte grigia è la parte di profitto e la parte di arancione è la parte di perdita momentanea. Vedete che questo quadrato finisce? Dove finisce? E vediamo, lo andremo a segnare in rosso, un po' più spesso e in rosso, è il nostro livello di stop loss. Andiamo magari anche a mettere il testo, stop loss, che è il nostro livello di stop loss. Ovviamente abbiamo anche un altro strumento che si chiama take profit e lo metteremo lì sopra per un motivo, take profit, quindi presa di profitto, e che andremo a segnare in verde. Il take profit è quello strumento che ci permette di prendere le vincite momentanee che abbiamo. Andiamo a scrivere take profit. Perché? Perché nel momento in cui noi entriamo all'interno del mercato e siamo magari in profitto, perché appunto fa quello che decidiamo di fare, ma tutta questa parte qua di profitto è un profitto momentaneo. Cosa significa? Che voi state guadagnando in quel momento, ma mettete caso che il mercato decidesse di tornare giù di picco, voi non avete guadagnato nulla. Il take profit ci dà una mano, perché dice al broker, quando arriva, facciamo finta, a 1,07, tu mi chiudi la posizione in profitto. Basta. E noi ci siamo portati a casa quei soldi. Ovviamente il contrario, mettiamo caso diciamo al broker a 1,03, tu mi chiudi la posizione in perdita, perché sono disposto a perdere quei soldi. E di solito la perdita, diciamo, mediamente va nell'1%, quindi se noi abbiamo un conto da 100 euro, noi siamo disposti a perdere un euro. Per farne, di solito, il take profit si fa almeno col 3%. 3%. Ecco qua. Quindi siamo disposti in un conto da 100 euro a perderne uno, però per farne 3. E questo qui è come funziona, diciamo, il mercato. Noi possiamo entrare, mettere dei livelli di take profit, ma soprattutto di stop loss, ma c'è l'ultimo strumento che vi avevo detto, che si chiama break even. E lo strumento del break even è importante tanto quanto lo stop loss. Break even, che significa praticamente annullamento, azzeramento. Cosa significa? Come vi ho detto prima, se noi siamo in un momento di profitto e qua abbiamo il nostro livello di stop loss, facciamolo in rosso,
e quindi siamo in profitto e decidiamo di dire ok, aspetta però, se voglio avere la certezza di non perdere niente, è meglio che sposto il mio stop loss o a zero, e quindi in caso il prezzo dovesse tornare indietro non perdo niente, o addirittura in profitto. Cioè che se il prezzo decide di crollare immediatamente, noi ci copriamo. Andiamo a fare un esempio sul grafico. Questa qui è un'operazione che ho preso questa settimana. Ora mettiamo caso, qua abbiamo visto che stiamo andando a rialzo, torniamo indietro nel tempo, facciamo così, noi stiamo andando a rialzo, allora siamo tranquilli, decidiamo, facciamo finta, questa zona qua, voglio andare buy, ok, mettiamo lo stop loss qua sotto, che così sto tranquillo, e vado a prendermi, non lo so, sopra qua, che così, bene o male, so che siccome siamo in un movimento rialzista e siccome abbiamo detto che tendiamo a fare movimenti di massimi superiori e minimi inferiori, abbiamo un minimo inferiore, un massimo superiore, un minimo superiore, un massimo superiore, un minimo superiore, quello che cerco è un massimo superiore. Ora mettiamo la nostra posizione qua, decidiamo uno stop loss e facciamo partire. Come vedete, io qua sono entrato, ma ho limitato le mie perdite, perché qua magari è un euro, facciamo andare avanti, qua magari sono già 50 euro o tutto il conto addirittura. Quindi capite la potenza dello stop loss ti fa evitare di perdere più soldi di quanti servono essenzialmente. Togliamo la modalità replay. Per chi ha le prime armi? Perché? Perché ovviamente non ha una propria operatività. E come funziona? La nostra accademia fornisce della formazione tramite questo prodotto che si chiama Go Live, che è una sorta di Twitch. Conosciamo tutti il servizio di streaming Twitch. Quindi noi abbiamo i nostri formatori che vanno in live e che dove noi possiamo andare a commentare le nostre informazioni in diretta, ma possiamo anche andare a vedere le registrate, perché ovviamente lavoriamo tutti, non possiamo sempre stare a guardare loro in live. E in più hanno le loro favorite sessions, che sono quelle sezioni dove praticamente loro hanno creato la loro operatività. In più abbiamo la nostra community, esatto, la community dove noi ci scambiamo le idee, come potete vedere, le idee tra di noi, scambiamo i grafici in base a quello che abbiamo studiato e chiediamo pareri personali. Ora non vi faccio vedere niente perché sennò è uno spoiler. Ovviamente tutto ciò ha un prezzo, però se volete sapere più informazioni inerenti a quello che è l'accademia, come funziona, il prezzo, eccetera, dovrete contattarmi perché molte persone sbagliano a vedere il prezzo di una formazione. Oddio, aspettate, ve l'ho spoilerato. No, scherzo, non è quello, non è quello. Quello però è il prezzo di un altro corso. Però se vorrete sapere di più info, perché c'è anche l'opportunità di aprire un proprio business all'interno di questo business, quindi un'entrata extra, dovrete scrivermi e contattarmi o su Instagram nei direct o su WhatsApp, che vi lascerò tutti e due i link qua sotto. Oppure mi scrivete sotto qua nei commenti come funziona e ci organizziamo per sentirci. Con questo video io vi saluto, spero sia stato di vostro gradimento. Noi ci vediamo venerdì con il prossimo video, magari di analisi di mercato, perché il mercato oggi ha fatto delle mosse un po' così, e vi auguro una buona serata. Fate un gesto bello per qualcuno, mi raccomando, e noi ci vediamo al prossimo video.